Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo un classico della pasticceria, la torta margherita, ottima spolverizzata con dello zucchero a velo oppure farcita con le creme che preferisci. La torta margherita si chiama così probabilmente perché richiama al taglio con gli spicchi, il colore bianco dello zucchero a velo, il colore giallo dell'impasto al fiore della margherita. Vieni con me in cucina e prepariamole insieme. Per prima cosa sciolgo il burro a bagnomaria. Ecco il burro pronto, lo metto sul piano di lavoro e lo lascio intiepidire. Nel frattempo accendo il forno, caldo statico a 170 gradi. Rompo le uova nella terrina, le uova dovranno essere rigorosamente a temperatura ambiente così monteranno meglio. Tutte le dosi della torta le trovi nell'info box sotto il video, nel blog e anche nel primo commento sotto il video. Aggiungo un pizzico di sale, lo zucchero ed inizio a montare il composto perlomeno per 8-10 minuti. Dovrà perlomeno triplicare di volume. La montata è pronta, se sollevo le fruste e la lascio ricadere rimane sopraelevata, quindi il composto scrive ed è pronto. Adesso aggiungo gli aromi, un cucchiaino di estratto di vaniglia e della scorza di limone non trattato. La vaniglia e il limone daranno un profumo fantastico alla nostra torta. Do una mescolata veloce. Setaccio le polveri, la farina, la fecola di patate, il lievito per dolci. Mescolo e andrò a setacciarle nuovamente prima di aggiungerle alla montata. Aggiungo le polveri piano piano, mettendo lo sbattitore elettrico alla prima velocità e le setaccio nuovamente. Ho inserito tutte le polveri, adesso devo mettere il burro a temperatura ambiente. Il burro non va inserito direttamente nell'impasto, ma parte dell'impasto va inserita nel burro. Metto circa 5 cucchiai abbondanti di impasto all'interno del burro e lo lavoro bene fin quando non si sarà ben integrato all'impasto. Successivamente potrò aggiungerlo all'impasto principale. Quindi mescola bene fin quando non si sarà integrato alla perfezione. Questo passaggio è molto importante per ottenere una torta soffice e non pesante. Ecco che il burro si è completamente integrato, posso aggiungerlo all'impasto principale. Adesso mescolo delicatamente dal basso verso l'alto con dei movimenti circolari e a questo punto posso mettere il composto all'interno della tortiera.
Ho preparato una tortiera del diametro di 20 cm imburrata e rivestita con della carta forno. Ci verso il composto all'interno. Posso infornare nel forno già caldo statico a 170 gradi per 50-55 minuti. Prima di togliere la torta dal forno faccio la prova a stecchino per assicurarmi che sia cotta. Metto la torta nel secondo livello del forno partendo dal basso. Dopo 50 minuti di cottura, ecco la torta pronta. Ho già fatto la prova a stecchino ed è asciutta. La metto sul piano di lavoro per 5 minuti, poi la capovolgo su un vassoio di portata e la spolverizzo con abbondante zucchero a velo vanigliato. Lo capovolgo sul vassoio. Tolgo la carta forno. Adesso zucchero a velo come se piovesse. Ed ecco la torta pronta, adesso non ci rimane che assaggiare. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e attiva la campanella delle notifiche, così sarai sempre avvisato tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Ciao e alla prossima ricetta! Una nuvola!